Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di giugno 2026. Avete la ruota della fortuna, ragazzi. Molto bene, cambi pare positivi, con la ruota della fortuna di solito sono positivi, potrebbero esserci dei soldi in più che arrivano, delle opportunità che si aprono e comunque sono cambi veloci, eh. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può scrivere una mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e poi ci sono anche i link per i corsi di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno, il videocorso di tarocchi intuitivi e anche tutti i corsi gratuiti. Bene. Partiamo con il giudizio. Stavo sbagliando stesa. Re di denari. Il mago. La regina di bastoni. Sei di coppe. Cinque di denari. 9 di bastoni. Regina di coppe e 7 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Dunque, partiamo con questo giudizio, ragazzi. C'è aria di novità, di qualche notizia, potrebbe anche essere persona che si fa viva, qualche cosa che venite a sapere. Potrebbe anche essere una presa di consapevolezza, vedendo una certa situazione o una certa relazione da un altro punto di vista, e sento che qualcuno potrebbe aver bisogno di difendersi, o potreste in questo, diciamo, verso metà giugno rendervi conto di dove vi difendete o come attuate i vostri sistemi difensivi. Cioè, con questo 9 di bastoni c'è come un tema sul mettere dei limiti, sul proteggersi anche. Andiamo a vedere il re di denari. Che potrebbe effettivamente rappresentare una figura, una persona. 3 di spade e cavaliere di coppe. C'è un tema con sacrificio qua. Si tratta probabilmente di sacrificare qualche cosa per riuscire ad avanzare in questa situazione o in questa relazione. Vi dico, c'è un cavaliere di coppe, potrebbe arrivare una proposta, potrebbe essere un'offerta, però con questo 3 di spade, insomma, non mi convince molto. Datemi una carta per il 3 di spade, 3 di bastoni e 8 di spade. È come se non si riuscisse a vedere al futuro. Può essere che... Allora, perché con la carta del giudizio, ragazzi, non vi nego, poi qui sotto avete anche 6 di coppe, che per qualcuno è un'energia del passato che ritorna, che rientra.
Qui potrebbe esserci questa sofferenza del 3 di spade, nel non riuscire a vedere una progettualità futura con questa persona. Ma nonostante questo, con questo cavaliere di coppe, come dire, e soprattutto con il re di denari, essere presente, essere pronti e anche aperti a parlare. Non sento che con questo mago al contrario farete molto, farete passi avanti, farete azioni concrete però è come un siamo disposti al dialogo, ci possiamo parlare. Andiamo a vedere il mago. Imperatore e forza. Allora, effettivamente per qualcuno potrebbe essere un tema con qualche familiare, ehm, per qualcun altro una relazione magari di tipo... per adesso ci vedo più quella romantica che quella lavorativa, sinceramente. Però può anche essere un tema lavorativo. Vediamo come si sviluppa. Allora, qui io credo che questo imperatore sia qui per dirvi che bisogna come trovare delle solide basi, mm. Avere la voglia, il coraggio e la forza proprio di costruire delle basi solide. Però avendo questo mago al contrario, in realtà non so se voi vogliate realmente, se abbiate la voglia, perché qui un altro significato dell'imperatore è anche le regole. Quindi bisogna vedere se siete disposti a fare dei sacrifici per arrivare a quello che volete arrivare. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 2 di bastoni e re di bastoni. Ho la sensazione che non tanto, non avrete tanta voglia di fare dei sacrifici o di sacrificare magari parti di voi a cui tenete, no? Cioè nel senso c'è un tema qui con la progettualità, con il futuro, con il cosa si può costruire. E sì, comunque se a voi vibrasse come una questione magari un po' più lavorativa, potrebbe essere qualche socio, qualche collaboratore, anche qualche vecchio dipendente, o voi che tornate da qualche vecchio titolare, per esempio, per chiedere lavoro, e che comunque in cuor vostro sappiate che sì, ci può essere una chiacchiera, però è come se non si vedesse molto al futuro. E qui invece vi dicono, voi dovete trovare qualcosa di solido. O comunque c'è bisogno di impostare la situazione in modo solido. Qui abbiamo regina di bastoni, re di bastoni e 2 di bastoni. Ci sono 2 figure di un sesso e una dell'altro sesso, quindi perché ci sono sia allora dipende che carte guardo, poi non le ho ancora tirate fuori tutte, però sia nella parte delle spiegazioni, sia nella parte della matrice della lettura abbiamo più figure. Qui abbiamo un re, 2 regine e qui abbiamo 2 archetipi maschili e la regina ancora mi deve arrivare in realtà. Però è come se ci fosse tanta gente. Mago e 4 di bastoni. E che mago e 4 che è l'imperatore. Mago e 4 di bastoni. Cioè, qui bisogna pensare alla stabilità. E guardate che con questo imperatore può proprio essere una questione di casa. Perché la rivediamo qui, no? Potrebbe essere un dove andiamo a vivere o come facciamo a pagare, non so, l'affitto insieme, se per caso c'è come un ritorno e un ok, riproviamoci più in modo concreto. Io non sento che però... Allora, il cavaliere di coppe potreste essere voi a fare come un'offerta di mediazione o potrebbe anche essere l'altra persona
che tenta come un po' di ricostruire qualcosa, ma voi adesso volete qualche cosa di tangibile, di concreto. Delle parole non ve ne fate nulla. Qui c'è anche un 6 di coppe, potreste anche aver già fatto progetti insieme a questa persona. Progetti potrebbero essere lavorativi, romantici, familiari, cioè qualsiasi tipo di progetto voi possiate avere. Andiamo a vedere il 5 di denari perché ho la sensazione che ci sia già stata una delusione da parte di questa persona. 6 di pentacoli potrebbe essere una delusione monetaria, nel senso che magari uno dei due ha messo più soldi, oppure uno dei due ha messo più sforzo, uno dei due ha investito più tempo, più risorse. Qui abbiamo un 3 di coppe e un 7 di pentacoli. È come se, così come si ripresenta la situazione o la persona, o meglio, è come se voi aveste fatto una valutazione di questa persona e dopo questa telefonata potreste, vi dirò, potreste anche cambiare idea, con questo appeso. Anche se la sensazione è che vogliate cose concrete, come vi dicevo prima, non vi accontentate più delle chiacchiere perché in qualche modo fate fatica a vedere un futuro concreto, stabile, che vi possa dare protezione, tranquillità, serenità con questa persona. Però comunque sento che in questa zona è come se lavoraste per ripristinare gli equilibri. Perché con il 6 di pentacoli, a parte che si parla di, c'è un signore con una bilancia, quindi di riequilibrare quello che sono, quello che date, quello che ricevete, però poi lo sento come un io butto qualche seme e vediamo poi come cresce e vediamo poi come l'altra persona coglie questi semi e ne fa buon uso. Oppure come si evolvono le cose se fosse una questione lavorativa, come evolvono le cose. Provo a fare questa mossa, questo gesto, vediamo come va. Andiamo a vedere il 9 di bastoni perché è un po' la stessa energia con cui si inizia. Allora abbiamo un 4 di pentacoli e una stella. Guardate, c'è un sogno qui. Abbiamo la stella, il 6 di coppe, una presa di consapevolezza data anche da questo appeso che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e con il giudizio da una prospettiva più ampia. Sento che sarete sulla difensiva sia a inizio mese che a fine mese o difenderete questo sogno. Se voi per esempio, siccome vi dicevo che c'erano più energie, se avete due collaboratori e voi state puntando a uno perché? Perché lo stimate, perché vi piace, perché siete sulla stessa lunghezza d'onda, perché A, B e C, però si presenta anche l'altro che sì, magari è, non lo so, ha idee innovative o comunque è quello che è più in auge nel momento e quindi potrebbe, come dire, dare uno slancio al vostro progetto, alla vostra attività. Però alla fine è come se voi diceste no, preferisco lavorare con qualcuno che vibra con me, che è più nelle mie corde. E arriva questa regina di coppe. Asso di coppe morte, andiamo a vedere 7 di bastoni. Otto di coppe e re di coppe. Allora, ragazzi, guardando queste carte, solo queste, quello che sento è che questa persona del passato non l'avete dimenticata, vi è ancora nel cuore. E capisco tutte le titubanze, secondo me è già successo qualcosa per cui voi vi state difendendo. Trovo strano però che non ci siano 9 di spade. Ah, vabbè, però avete l'8, siamo lì. Comunque,
C'è come una malfidenza, se vogliamo, c'è una paura nei confronti di questa situazione, di questa persona, di non poter costruire un futuro, di non poter andare avanti, di dover fare troppi sacrifici per andare verso l'altra persona. Difatti sento che nella terza settimana del mese potreste non fare tanto, potreste stare un po' fermi, essere più osservatori, guardarvi un po' intorno, vedere come si evolvono le cose, però poi si arriverà a un certo punto dove farete un passo in avanti, butterete questi semi di cui vi ho parlato e poi attenderete per vedere come si sviluppano le cose. Se foste nella situazione dove effettivamente questa persona del passato vi è rimasta dentro e voi ancora aspettate che torni, ehm, secondo me potrebbe tornare. Sento questa ruota della fortuna in realtà molto collegata con questo giudizio, perché è come se a metà mese ci fosse una specie di ribaltone della visuale per cui vi rendeste conto di dinamiche che prima non vedevate. Probabilmente qualcuno deciderà di astenersi dal muoversi per un po' perché giustamente se dite le dinamiche di prima non andavano bene, vediamo come va facendone altre. E poi con questi semi mi viene da dire proprio si pianta una nuova speranza, ragazzi, eh. Se per caso non volete nessuno del passato, vi dirò che c'è qualcuno che vi sta venendo incontro. Ora, qui vedevamo un re di pentacoli e quindi può essere, mi viene da dire che sia un segno di terra come voi, eh. Ci sono anche altri segni, ma per quello che riguarda l'amore lo dirò poi nei video sull'amore della prossima settimana. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo da chi è disoccupato, quindi dal lavoro. Allora, c'è qualcosa che può iniziare, ragazzi, però secondo me non è subito regolare. Regolare vuol dire nel tempo, cioè con orari regolari, potrebbe anche essere. Mm, Devo dire che potrebbe comunque appagarvi, questo lavoro. Potrebbe essere a contatto con dei bambini, potrebbe essere a contatto eh, con i viaggi. Per qualcuno potrei pure vederci le feste, sapete? Magari, non lo so, quei lavori stagionali che si fanno solo d'estate, d'estate è pieno di sagre per dire. Va bene. Per chi è occupato, allora secondo me è un buon periodo per voi, ragazzi. Cioè, qui inizierete come a vedere le cose da un'altra prospettiva, a valutare anche un po' cosa dovete sacrificare, cosa potete portare avanti nel futuro. Mm, sì, per, come dire, aumentare il vostro prestigio. È un periodo che va benissimo coi colleghi, questo ve lo devo dire. Ed eventualmente se state pensando di chiedere un trasferimento, fine giugno può essere un buon momento. Per le persone che sono autonome, allora, qui sento che in qualche modo potrebbe avvicinarsi qualche collaboratore del passato, qualche cliente, può anche essere qualche dipendente, come vi dicevo prima. Ehm, C'è da mettere regole abbastanza ferree con queste persone, però sento che tutto sommato le cose andranno bene. Potrebbe essere davvero giovane la persona, davvero giovane. Non ho fanti, quindi non sento che possa essere un apprendista, quindi non tanto giovane come età, ma probabilmente giovane come esperienza.
Ehm, Se parliamo di denaro, devo dire che ragazzi inizierete a vedere la luce in fondo al tunnel, soprattutto se avete dei debiti. Sento che effettivamente potreste come ricevere qualche cosa, che può essere anche semplicemente la notizia di cui ci parla il giudizio, che in qualche modo vi farà uscire da questo momento stagnante che avete. Sento che è come se ci fosse possibilità di aumentare le entrate, qualsiasi sia il vostro livello di entrate non importa, eh. Quindi buon periodo per il denaro. Ah, e poi avete anche la ruota della fortuna, ragazzi, quindi sì, entrano dei soldi in più sicuro. O comunque possibilità in più, una visione più globale, qualcosa di nuovo. Per i progetti purtroppo non sento che sia un buon periodo. Mi sento un po' più focalizzati forse nell'immagine, nel pensare a cosa diranno gli altri, nel pensare a come proporre il progetto più che alla sostanza del progetto. Parliamo di relazioni. Allora, effettivamente per qualcuno qui ci potrebbe essere un tema con il padre, una questione di giochi di potere. Fai così, no, voglio fare a modo mio, no, soprattutto se lavorate insieme. Ehm, e per quello che riguarda le relazioni romantiche, allora ragazzi, se siete single, premesso che per tutti vedo un po' questa energia del passato che potrebbe effettivamente riaffacciarsi. Allora, i single, sento che potreste conoscere una persona o riaffacciarsi a quella del passato o in qualche caso le due cose insieme. Adesso seguirò il filone della persona nuova. Sento che è una persona con un certo fascino, come se vi colpisse effettivamente questa persona, ma io credo che potreste, come dire, sentire molto familiare questa persona, ma per chi vi ricorda vostro padre o vostra madre, un genitore, ok? Adesso dipende da che sesso avete voi, però è come se ci fosse un qualche tema legato a, al come si pone la persona, al come gestisce la sua vita, che vi manda un po' in allerta, ok? Mm, datevi il tempo di frequentare questa persona, provate a lanciare degli ami, provate a buttare sul tavolo degli argomenti piuttosto che così, fate dei tentativi e vedete, è un po' come tastare il terreno, no? E vedete quali di questi argomenti questa persona prende, perché secondo me c'è una buona probabilità che siate sulla stessa lunghezza d'onda e che l'inizio è sempre un po' così, forse, no? Sento come se qualcuno camminasse sui gusci d'uovo. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, vi sento come se steste, come dire, cercando di capire o di vedere altri punti della relazione, altri quali cose potrebbero diventare punti di forza. Perché in questo momento, con questo 8 di spade, sento che in realtà tante speranze non le avete. Si tratta di aver voglia di fare, di... Penso che sia un po' da entrambe le parti, eh. Potreste essere voi, essere stanchi, ad aver messo dei limiti, stanchi di certe dinamiche magari, o probabilmente avete visto certe dinamiche qui. E quindi è come un ok, basta, non faccio più niente con questo mago al contrario. Però poi in qualche modo si rimescolano anche qui le carte e si trova come una nuova speranza. C'è possibilità, guardate, c'è Re e Regina di Coppe, quindi io vi sento sulla stessa lunghezza d'onda. Quello che non c'è
è probabilmente l'amore ancora, o non c'è più, o non c'è più come agli inizi, ok? Magari non trabocca più questa coppa, ma si è trasformata in qualcos'altro. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione difficile, clandestina, mm, o senza etichetta, anche qui vedo possibilità di riunioni alla fine del mese, però qua è come se a metà mese arrivasse in realtà una presa di consapevolezza. Io sento che qualcuno è come se vedesse le dinamiche finalmente, vedesse le cose dall'altra parte, dalla parte dell'altra persona. C'è questa titubanza, questo otto di spade è un modo molto negativo di vedere il futuro, di cui vi parla il tre di bastoni. Vi sento comunque aperti a parlare, aperti al dialogo. Ehm, Anche qui potreste cercare di cambiare certe dinamiche, certe regole. Per qualcuno si tratterà di forzarle anche un pochettino, senza perdere di vista la vostra zona di comando, protezione, di controllo. Io sento che questo re di coppe va verso la regina di coppe, ma c'è come bisogno di trasformare il cuore in mezzo, o di aprire il cuore. C'è come un sentimento qui che va lavorato probabilmente. Va bene, andiamo a vedere. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Ok, Osho mi ha già dato due carte. La miseria, 4 di pentacoli e esaurimento, 9 di bastoni, la terza volta, ragazzi. Qui qualcuno è proprio esaurito come energie, eh. Probabilmente questo giudizio mi parla di una questione che va avanti da tanto tempo. E la miseria è il 4 di pentacoli che avete qui, quindi c'è come una sorta di attaccamento. Per qualcuno può essere un attaccamento a una zona di protezione, e rendervi conto in questo periodo delle vostre dinamiche di reazione. Perché effettivamente questo 8 di spade è vostro, siete voi che vedete negativo. Ok, io credo che qui qualcuno abbia paura di soffrire di nuovo. Soprattutto se è una persona che conoscete già e con la quale c'è già stata qualche delusione. Ultimo oracolo. La guida delle traversie. Adesso vi dice. È un po' come se doveste trovare questa guida, questa luce, ragazzi. Questa ruota che gira. È come se vi dicessero di trovare un punto fermo, un obiettivo, un punto fisso. Può anche essere il trovate un'ispirazione, una persona che possa ispirarvi nelle vostre traversie. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al video, no, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Per chi volesse una consulenza no, per chi volesse un percorso non ce la faccio più, ragazzi. Sto anche registrando i video del 2026 della seconda metà e faccio confusione tra un tipo di video e l'altro, non capisco più quello che dico, comunque va bene. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail oppure vi abbonate al canale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, sono le playlist con le copertine lilla, sono tanti temi di metafisica, di metamedicina, di come si vede nell'astrale, di come sviluppare il terzo occhio, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato e sto continuando ad imparare in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Bene, detto questo mi prendo una pausa e vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!